Non so te, ma io sempre più spesso sento parlare persone di innamorarsi del potenziale di qualcuno. E il più delle volte mi sono sempre detta, che enorme cazzata, cioè, come fai a innamorarti del potenziale di qualcuno quando te lo trovi davanti, sai esattamente come si comporta, sai esattamente come agisce, quindi perché innamorarsi di qualcosa che non esiste ancora? Forse però anch'io l'ho fatto senza nemmeno accorgermi e molto probabilmente lo faccio più spesso di quanto pensassi. Non so se ti è mai capitato di stare insieme a qualcuno, comunque uscire con qualcuno pensando è perfetto, slash A, slash X, se solo cambiasse questa piccola cosa, se solo si impegnasse di più in questa cosa, se solo ci mettesse un po' più di impegno, se solo si accorgesse, se solo... Quello è innamorarsi del potenziale. Ti innamori di una persona per quello che in potenza potrebbe essere. Che può essere qualsiasi cosa. Può essere qualcosa di molto serio come magari nel momento in cui si renderà conto che questa sua attitudine, questo suo atteggiamento non fa bene, allora lì potrò veramente essere completamente innamorato. Oppure può essere qualcosa di veramente superficiale come nel momento in cui si renderà conto che gli skinny jeans fanno schifo. Allora potremmo veramente essere una bella coppia insieme. Riflettendoci, mi sono resa conto che più volte mi sono avvicinata a persone perché ero attratta dal loro potenziale. Ero attratta da quello che vedevo in loro che magari nemmeno loro potevano vedere, nemmeno loro si immaginavano o nemmeno loro interessava. Non è una cosa sana. Non è una cosa sana per me, non è una cosa sana per loro, non è una cosa sana per nessuno perché effettivamente ti stai innamorando di qualcosa che non c'è. E più volte l'ho visto come un atto di amore, anche semplicemente innamorarsi del potenziale di qualcuno, perché alla fine è vedere le capacità di una persona che nemmeno questa persona riesce a vedere, perché bloccati da un trauma, bloccati da cose che sono successe nel loro passato probabilmente. Ok, qui non stiamo parlando degli skinny jeans, se hai un trauma che ti fa ancora mettere gli skinny jeans, fatelo passare, ma stiamo parlando di cose un po' più profonde. Non so dirti bene perché mi si è ritrovata a stare insieme a qualcuno per il potenziale. Tra 2 ore ho una visita con la psicologa, quindi magari potrà aiutarmi, però nel frattempo penso che una delle motivazioni principali sia sicuramente legata, per quanto mi riguarda, non so che cosa possa stimolare in te la voglia di innamorarti di qualcuno per il potenziale, ma il motivo per cui io mi ritrovo a innamorarmi tanto del potenziale delle persone e idealizzarle in un certo senso, penso sia molto legato in fin dei conti alla mia paura di rimanere da sola. E quindi nel momento in cui trovo una persona che mi piace, perché mi piace per determinati motivi, però vedo quella piccola red flag, vedo quel piccolo problema, quel piccolo atteggiamento, mi dico, che fai, butti via tutto per questa cosa? No, cambierà, cambierà. E mi affeziono fino a quando mi rendo conto che quella red flag che ho visto, quel che magari non è nemmeno una red flag, è semplicemente un qualcosa che a me non piace. Quell'atteggiamento diventa difficile per me da accettare, soprattutto se non c'è un tipo di cambiamento dall'altra parte, se l'altra persona non se ne accorge, non vuole accorgersene e non vuole nemmeno cambiarlo. Mi è capitato di innamorarmi per il potenziale e sperare ogni singolo giorno che questa persona si svegliasse per rendersi conto di che cosa poteva effettivamente raggiungere se solo avesse sbloccato questa parte di sé. E ripensandoci adesso, mi chiedo, ma magari questa persona neanche voleva, non era assolutamente interessata, però mi sento mia madre che penso di sapere come far andare meglio le vite degli altri. Sbagliatissimo, sbagliatissimo, cioè, io ne sono la primissima vittima. Però è un tipo di atteggiamento che è in me, che penso di poter migliorare, di aiutare, anche persone che non sono interessate a migliorare o a cambiare in nessun modo. Però più che la riflessione sui tratti in potenziale che mi hanno fatto rimanere, secondo me è interessante capire invece quali sono i tratti che ci fanno rimanere legati a queste persone, ci fanno rimanere nella relazione o che ci fanno anche semplicemente iniziare un qualcosa. Nel mio caso penso che una delle motivazioni che mi fanno rimanere di più, anche in situazioni in cui non sto bene, sia l'idealizzazione. A me piace molto sognare ad occhi aperti. Sogno come sarà questo 2025, quanti viaggi farò, con chi sarò, con quali amici. Però quando si tratta di relazioni mi ritrovo a sognare anche cosa sarò, come saremo tra un anno insieme ed è quando questo sogno si sgretola che io ci rimango
a pezzi, perché non sto semplicemente chiudendo una relazione passata e presente, ma anche una relazione futura. E se poi riguardo indietro cerco di capire che cos'è che mi ha fatto rimanere è il fatto che queste persone il più delle volte ci stavano questi sogni. Insieme a me pianificavamo il nostro futuro e quindi avevo un compagno di pianificazione di sogni mentali, quando forse invece la cosa migliore è semplicemente rimanere con i piedi per terra. Sicuramente amare qualcuno per il potenziale di questa persona dice molto di più di noi stessi rispetto all'altra persona di per sé. Che sì, potremmo parlare del motivo per cui queste persone non vogliono cambiare, del perché non dovremmo cambiarle, ma secondo me è ancora più interessante capire perché noi ci innamoriamo di qualcuno per il potenziale che ha questa persona. Una delle motivazioni che un po' mi sono data è il fatto che al momento io non sono la persona che voglio essere. Al momento ci sono tantissime cose di me che voglio cambiare, che voglio aggiustare. Mi piacerebbe tanto avere qualcuno che mi potesse aiutare. Mi piacerebbe avere un supporto, avere dei consigli, avere qualcuno a cui raccontare anche semplicemente i nuovi passi e nuove cose che riesco ad affrontare. E automaticamente impongo questo mio pensiero anche all'altra persona. Quindi se io la penso così, anche l'altra persona deve pensarla così palesemente, perché ovvio. E quindi cerco di aggiustare o migliorare migliorare dal mio punto di vista, ovviamente. Cerco di aiutare l'altra persona su qualcosa che magari nemmeno loro vogliono. Semplicemente perché penso che è quello che vogliono, perché se lo voglio io essere aiutata, sicuramente anche le altre persone vogliono essere aiutati. Faccio praticamente quello che vorrei fosse fatto a me, agli altri. Poi sicuramente non aiuta il fatto che spesso vedo video o racconti di come la moglie del lottatore ha creduto in lui fin dal primissimo secondo, quando beveva tantissimo, quando si allenava tutti i giorni, non tornava mai a casa, però lei ci ha creduto tantissimo e sono cresciuti insieme e adesso lui è famosissimo, lui è il migliore lottatore del mondo e ti viene da pensare forse è quello che sto facendo, forse è quello che sto facendo anch'io. Forse anch'io sto aiutando questa persona ad essere la versione migliore di loro. Però secondo me la linea si deve tendere nel momento in cui l'altra persona non ci mette sforzo o non ha mai nemmeno detto di voler fare quello sforzo o di voler raggiungere quell'obiettivo. Ma soprattutto bisognerebbe chiedersi se questa persona non cambiasse mai, se questa persona rimanesse sempre così, mi andrebbe bene? Ed è una domanda che mi sono chiesta più volte e più volte mi sono detta no, però rimanevo. Ed è in quel caso che stiamo sbagliando noi. In quel caso stiamo sbagliando completamente. Un altro motivo per cui secondo me io, ma anche altre persone, si innamorano del potenziale di qualcuno è perché magari non hanno troppa autostima in loro stessi e pensano di non poter avere a fianco a loro un partner che sia da 100 e allora cercano un investimento immobiliare. Ovvero una persona che in quel momento per noi rappresenta un 20 perché magari non ha raggiunto degli obiettivi che a noi piacerebbe vederli raggiungere o non lo so e lo vediamo come sai cosa? Adesso mi impegno in questo progetto, in questo nuovo progetto, così questa persona si svilupperà e arriverà ad essere il 100 che vorrei per me stessa. Ottimo progetto immobiliare, non da fare con le persone. Ottimo, fantastico, prendiamo un bel palazzo da 10.000 euro, lo modifichiamo tutto, lo facciamo diventare da 3 milioni. Fantastico, stupendo, pazzesco, non da fare con le persone. Perché poi c'è la possibilità che quel palazzo da 10.000 abbia tutto l'impianto elettrico da rifare, abbia i tubi completamente distrutti. E quindi da 10.000, se tu stavi puntando a 1 milione, forse arriva a 12.000. E nel frattempo tu ci hai speso 1 milione per stare dietro a questa persona, per progetto immobiliare. Per evitare di ritrovarmi in un'altra situazione del genere ho stabilito delle piccole regole per me stessa sulle quali voglio concentrarmi. In primis, e secondo me è fondamentale per qualsiasi tipo di relazione, di amicizia, d'amore, di qualsiasi tipo sia, in primis apprezzare noi stessi. Perché nel momento in cui noi apprezziamo noi stessi, e questo non vuol dire amarsi completamente dicendo sono perfetta, non devo cambiare nulla. Però è apprezzare noi stessi per i cambiamenti che stiamo affrontando, per il lavoro che stiamo facendo su noi stessi e pretendere dalle altre persone attorno a noi lo stesso tipo di lavoro. Se io sto andando dallo psicologo e io sto spendendo i miei soldi, perché mi devo andare a mettere con una persona che non ha nessunissima intenzione di andare da uno psicologo, pur avendo dei chiari traumi infantili?
perché devo pagare la mia psicologa per 2? Sicuramente apprezzare gli sforzi che sto facendo io, apprezzare certe cose di me, apprezzare il lavoro che io sto facendo. Questo sicuramente porta a un secondo tipo di necessità, che è quella di settare dei limiti oltre i quali non posso accettare un'altra persona. Ok, magari sarò pazza, però ho stabilito con delle mie amiche dei punti fondamentali sulla persona che vorrei al mio fianco nel mio futuro e so già che nel momento in cui mi dovessi ritrovare a parlare con qualcuno, presento i punti di nuovo alle mie amiche, presento la persona e facciamo un check che questa persona rientri nei limiti. E non stiamo parlando di alto, capelli scuri, occhi chiari, stiamo parlando di quando si incazza non sparisce. Se non rispondo per un'ora per una buona motivazione, non se la prende. E cose di questo genere. E sì, sembrano delle cazzate enormi. Ma nel momento in cui inizi una relazione, tutto sembra fantastico. Anche le cose più brutte passano in secondo piano. Quindi secondo me è necessario farsi una lista di cose che non puoi e non vuoi accettare più, così da poter definire meglio in futuro cosa vuoi e cosa non vuoi. Secondo me anche nel momento in cui parli con i tuoi amici e descrivi la persona con la quale stai parlando, un po' ti rendi conto se ti stai innamorando del loro potenziale o della persona effettiva. Perché se con i tuoi amici cominci a dire ah sì, fa questo lavoro, però in realtà sta pensando di andare a fare quest'altra cosa, ti rendi conto che stai presentando ai tuoi amici non la persona in sé, ma il loro potenziale. Non più. Non lo faremo più. Non lo faremo più. Non penso di essere in grado di darti consigli se ti ritrovi in questa situazione perché sto ancora cercando anch'io di affrontare questa cosa. Magari in futuro avrò modo di dirti se l'ho superato, se lo faccio ancora. Forse potrei inserirlo nei miei buoni propositi per il 2025, anche se ho detto che non voglio settarmi dei goal per il 2025, come ho detto in questo video. Ciao!